Sei biologicamente programmato per essere povero. C'è una parte antica del tuo cervello che lavora contro il tuo futuro finanziario e no, non è colpa tua. La ragione è la stessa per cui cedi alla tentazione di una sigaretta o non rinunci a quel pezzo di torta che sai di non dover mangiare. In questo video scoprirai come questo meccanismo ti impedisce di costruire la tua libertà finanziaria e soprattutto ti mostrerò 3 modi pratici per hackerarlo e per riscrivere il tuo codice genetico finanziario. Se non mi conosci, mi chiamo Claudio, ho lavorato come auditor per 2 delle Big Four e ora metto queste competenze al servizio della mia finanza personale. Questo canale è il laboratorio dove condivido strategie concrete e i miei risultati per dimostrarti che non è mai troppo tardi per prendere in mano il tuo futuro finanziario. Nella nostra mente lavorano 2 parti del cervello in contrapposizione, una ricca ed una povera. Ma per capire di cosa stiamo parlando, prendi la tua DeLorean, perché devi fare un salto indietro nel tempo di 50.000 anni. Sei nella savana, vedi i frutti maturi su un albero e cosa fai? Li mangi subito, perché domani potrebbero non esserci più. Mangia ora o rischi di morire. Il nostro cervello rispetto ad allora non è cambiato poi molto, è rimasto quello di un cacciatore raccoglitore con la piccola differenza che tra le mani adesso stringiamo il nostro smartphone. Nella testa abbiamo installato un hardware da savana che utilizziamo per navigare ai social e nel peggiore dei casi fare trading online. Il neuroscienziato Paul MacLean negli anni 60 ha proposto un modello semplificato per suddividere in 3 parti il cervello umano. Queste parti si sono stratificate una sull'altra nel corso dell'evoluzione. La prima è il cervello rettiliano, la più antica, che controlla le funzioni vitali e i comportamenti istintivi. Lotta o fuggi è quella che per ragioni di sopravvivenza manda gli impulsi più veloci al corpo. Poi c'è il sistema limbico, che è il centro delle emozioni e della memoria, è la sede delle risposte emotive e dei desideri. È quello che ci risveglia i ricordi quando sentiamo l'odore di quella torta che faceva sempre nonna. Ed infine c'è la parte più recente, la neocorteccia, che è il centro delle funzioni cognitive superiori, tra cui il linguaggio, il pensiero astratto, l'immaginazione, ma anche la pianificazione a lungo termine e la coscienza. Ora c'è un fatto, che nella nostra testa 2 di questi sistemi sono spesso in conflitto. Da una parte c'è il sistema limbico che vuole tutto e subito. È un po' il nostro cervello povero, è quello che rilascia dopamina, che ti fa venire l'acquolina in bocca quando pensi a quel piatto di pasta. Si attiva in millisecondi e quando vede qualcosa che gli piace su Amazon ti urla "Compralo subito, qui ed ora!". Dall'altra parte c'è invece la corteccia prefrontale, la nostra parte più saggia, il nostro cervello ricco. Con lui programmiamo, ci consente di pianificare il futuro. Ti dice pensaci 2 volte prima di fare quell'acquisto. La cosa più saggia è risparmiare ed investire. Ora qual è il problema? È che il cervello povero è 100 volte più veloce di quello ricco. I suoi impulsi arrivano prima. Quando vedi qualcosa che desideri, lui inonda il tuo corpo di dopamina prima che il cervello ricco possa dire anche soltanto una parola. E a meno che non usi le giuste strategie, dallo scontro esci vittorioso quasi sempre il cervello povero. Ed è questo il motivo per cui ci verrebbe istintivo spendere tutto lo stipendio non appena ci arriva sul conto corrente. 50.000 anni fa accumulare risorse era pericoloso, qualcuno poteva rubartele, potevi morire prima di usarle, quindi il cervello ha imparato a consumarle subito. È il motivo per cui oggi preferiamo spendere 100 euro per una buona cena al ristorante piuttosto che metterli nel salvadanaio. Non siamo noi ad essere deboli, è il nostro DNA che ci urla di godere adesso che domani è un grande punto interrogativo. Te lo ricordi come diceva quella poesia? Chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Ecco, lo vedi? Anche Lorenzo De Medici era preda del suo cervello limbico. La sua fortuna è che aveva un sacco di soldi, ma se non sei come lui, metti un like al video, iscriviti al canale e ascolta fino alla fine per sapere quali sono le strategie concrete per hackerare il tuo cervello povero. E adesso arriviamo al punto. Il neuroscienziato Hal Hershfield e i suoi colleghi dell'Università di Stanford hanno fatto questo esperimento. Hanno chiesto a delle persone di pensare a se stesse oggi e poi a se stesse tra 30 anni. Questo mentre monitoravano il cervello con la risonanza magnetica. E sai cosa hanno scoperto? Quando pensavano a loro stesse nel futuro, il cervello accendeva le stesse identiche aree di quando pensavano ad un estraneo. Fermiamoci un secondo. Che significa questo? Che per il tuo cervello il te stesso tra 30 anni non sei tu, è uno sconosciuto, una persona completamente diversa che non ha nulla a che fare con te. Quindi quando qualcuno ti dice risparmia per la pensione, il tuo cervello povero risponde così: ma perché dovrei sacrificarmi per uno sconosciuto? Risparmiare per la pensione dal suo punto di vista è esattamente come regalare 200 euro al mese ad una persona qualsiasi che incontri per strada. Il tuo cervello non legge subito la connessione. Ecco perché a 30 anni non ti preoccupi di come vivrai a 60, perché quel te di 60 anni per il tuo cervello
non esiste. Adesso invece facciamo un esercizio. Ti propongo due scelte, ascoltami bene. Scelta numero 1, ti prendi subito il nuovo iPhone 17 Pro in finanziamento a 80 euro al mese, gli abbonamenti a Netflix, DAZN, Spotify per un totale di 40, cibo delivery per quando sei stanco 50 euro, caffè al bar ogni giorno 30 euro al mese e sono buono, micro spesette su Amazon un'altra cinquantina, totale 250 euro al mese e hai tutto e subito. Gratificazione immediata e il cervello povero fa i salti di gioia. Adesso invece la scelta numero 2. Tieni il telefono vecchio, tagli metà degli abbonamenti, il caffè te lo prendi a casa e cucini invece di ordinare. In questo modo i 250 euro al mese che hai risparmiato li potrai mettere su un conto separato e in 3 anni avrai 9.000 euro di fondo emergenze. Sicurezza, libertà, controllo. Adesso dimmi, così a bruciapelo, istintivamente il tuo cervello, tra le due, quale scelta ti ha fatto percepire come la più allettante? Beh, se ti sei visto, anche solo per un attimo, con il tuo nuovo iPhone tra le mani, hai appena avuto la dimostrazione della rapidità del cervello povero. Per lui i 9.000 euro di fondo emergenze tra 3 anni non esistono, potrebbero essere 1 milione tra 100 anni, non fa nessuna differenza. E ora che sai cosa sta succedendo, la domanda diventa: cosa puoi fare? Certamente non puoi spegnere il cervello povero, però lo puoi aggirare. Puoi hackerare il sistema, puoi creare un ambiente che lo bypassi e dare una chance al cervello ricco. Abbiamo detto che la corteccia prefrontale è la parte che consente alla nostra mente di pianificare, di programmare, e allora dobbiamo usarla per fare in modo che non si creino neanche i presupposti per lasciare agire il sistema limbico. Ed ecco come fare. Il primo hack è il più potente. Togli i soldi prima che il cervello povero li veda. La difficoltà di risparmiare è dovuta al fatto che ogni mese provi a non spendere per lasciare qualcosa da parte. Ma quello che devi fare è capovolgere questa dinamica, sottraendo l'oggetto del desiderio. Prima risparmi e poi spendi quello che rimane. Per farlo è molto semplice. Apri il tuo home banking e imposta un bonifico automatico ricorrente. Il giorno dopo che ti arriva lo stipendio, il giorno dopo, una cifra fissa la devi inviare su un conto separato. Comincia con poco, anche soltanto con 50 euro, ma deve essere automatico, in modo che i tuoi soldi spariscano prima che tu li veda. Deve essere come se non li avessi mai avuti. È l'automazione l'arma principale a tua disposizione per aggirare il sistema limbico. Il secondo hack sfrutta la pigrizia del cervello povero, che ha un sistema caldo, emotivo e impulsivo. Se comprare è facile, e a volte veramente basta un click, lui si accende e lancia il razzo dell'impulso all'acquisto. Se c'è attrito, invece, si raffredda e spesso rinuncia. E allora ecco cosa fare. Cancella tutte le carte salvate su browser, Amazon e tutte le app. Ogni volta che vorrai comprare qualcosa dovrai prendere fisicamente la carta e inserire i dati. Poi riorganizza il telefono, rendi complicato l'accesso alle app di shopping, fai il logout ogni volta che esci da Amazon, rendi il più lungo possibile il processo per accedere ai siti dove solitamente fai acquisti online, disiscriviti dalle newsletter di centri commerciali ed outlet, sono la prima fonte di trigger per il cervello limbico. E poi c'è la sempreverde regola delle 48 ore. Per le spese non essenziali aspetta 2 giorni. Nel 70% dei casi dopo 2 giorni non le vorrai più. È il modo migliore per raffreddare i bollori del cervello povero. Il terzo hack attacca il problema dell'estraneo nel cervello per rendere più familiare il tuo io del futuro. Gli scienziati che hanno condotto la ricerca di cui abbiamo parlato prima e indagato sulla distanza neurale tra il sé presente e il sé futuro hanno anche offerto qualche suggerimento pratico per colmare questo divario. Per esempio, funziona visualizzare mentalmente il sé stesso del futuro, magari aiutandosi con quelle app che invecchiano virtualmente il soggetto di una foto. Falla e ogni tanto dagli uno sguardo. Ecco la mia. A me, per esempio, capita spesso di pensare, guardandomi allo specchio, che ciò che vedo è la sintesi perfetta di tutte le scelte che ho fatto negli ultimi 10-15 anni in termini di alimentazione, esercizio fisico, ma anche dal punto di vista finanziario. E questo mi aiuta molto ad essere consapevole che le scelte che faccio oggi determineranno quello che sarà il Claudio di 60-70 anni. Insomma, questi sono i miei consigli pratici per hackerare 200.000 anni di evoluzione. E la domanda che ti faccio a questo punto è: a quale parte del cervello lascerai il comando per fare le scelte che ti proiettano verso la tua indipendenza finanziaria? Rispondimi nei commenti, lascia un like e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Se ti interessa questo genere di argomenti, ti consiglio di guardare questo video in cui metto in parallelo il mondo degli investimenti e quello dell'esercizio fisico. Secondo me lo troverai interessante. E intanto ti do appuntamento qui sul canale con il prossimo video. Un saluto dal Kaiser Lab. Ciao!